E rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere appunto con i Black Tarot, questo meraviglioso mazzo che è nato dalla perfetta commistione tra cultura e tradizione africana e ritualità e spiritualità dei nativi indigeni americani. Di conseguenza quest'oggi ci faremo appunto aiutare dagli antenati e dagli spiriti guida, oltre che ovviamente anche dalla presenza di elementi ancestrali iconografici fondamentali in questo mazzo, quali appunto l'acqua, la luna e le fasi lunari, che ci riportano un po' appunto al concetto di archetipi junghiani. Io comunque vi lascio come sempre il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto do una spiegazione piuttosto dettagliata appunto di questo mazzo. Di conseguenza appunto se volete potete andare, vi ripeto, a riguardare anche semplicemente l'introduzione appunto del video di cui vi lascio il link in descrizione. Come appunto vi avevo detto in quel video appunto citato, con questo mazzo ci sono ampie possibilità di realizzazione per quanto riguarda appunto varie stese, proprio perché è un mazzo che per tradizione, che io seguo sempre molto volentieri e soprattutto molto scrupolosamente, appunto questo mazzo per tradizione permette di essere utilizzato in più tipologie e modalità di stese completamente diverse da quelle più tradizionali, quali possono essere appunto il metodo a 8 carte che utilizzo spesso sul canale, piuttosto che appunto la croce celtica oppure appunto la croce semplice. In questo caso appunto, utilizzando questo mazzo, vi avevo detto che vi avrei accompagnato alla scoperta di nuove modalità di stesa. E vi avevo anche preannunciato che con questo mazzo avremmo appunto effettuato stese a 2 varianti, quindi non soltanto le 2 classiche varianti che ho realizzato sul canale grazie appunto all'utilizzo di determinati mazzi oracolari, ma appunto quest'oggi andremo ad utilizzare proprio un mazzo di tarocchi, i Black Tarot, quindi arcani maggiori e arcani minori, realizzando appunto 2 varianti, tra le quali voi ovviamente potrete scegliere a seconda della vostra situazione e ovviamente a seconda della vostra interiorità. Quindi la scelta tra le 2 varianti è una scelta sempre assolutamente personale, guidata ovviamente dalla razionalità, ma anche da quell'intuito, da quell'istinto che vi porta appunto a scegliere una variante piuttosto che un'altra, e ovviamente grazie al principio di sincronicità. Quindi avremo, vi ripeto, 2 varianti che andremo ad effettuare con una stesa nuova, che ovviamente vi spiegherò variante per variante, composta da 4 carte. Che cosa ci andremo però appunto a chiedere assieme agli arcani? Che decisioni prenderà in merito al suo rapporto ufficiale? Quindi avete una storia o comunque una frequentazione nascosta, flirt nascosto, con appunto una persona impegnata ufficialmente, che può essere sposata, fidanzata, convivente, comunque una persona che ha un'altra persona ufficialmente al suo fianco. Vogliamo cercare di capire come focus sul suo rapporto che ha con l'altra persona, come lui vive il rapporto, come lei vive il rapporto, gli elementi nascosti, celati della loro relazione e ovviamente il futuro della loro relazione, quindi le dinamiche future del loro rapporto. Quindi cercheremo di capire se questa persona prenderà delle decisioni in merito al suo rapporto ufficiale, quindi se si allontanerà, se ci sarà una rottura, se ci sarà una scelta, una presa di posizione in riferimento al suo rapporto ufficiale. D'accordo? Quindi iniziamo dalla variante numero 1 e io inizio appunto a mescolare questo meraviglioso mazzo. E dunque, per chiunque si sia collegato a questo video grazie al principio di sincronicità e abbia scelto la prima variante,
Cerchiamo dunque di capire la persona con la quale avete una storia, ovviamente nascosta perché persona impegnata ufficialmente con un'altra donna, cerchiamo appunto di capire come procede il rapporto tra lui e quest'altra donna, come procederà in futuro, quali sono gli elementi di cui non siete a conoscenza del loro rapporto. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, come vedete, la stesa può parere appunto similare ad una croce semplice, ma in realtà appunto non lo è. Prima di tutto perché la croce semplice prevede comunque 5 arcani, in questo caso ne abbiamo 4, ma anche perché avete appunto notato la sequenza con la quale appunto io ho steso i singoli arcani. Partiamo infatti dal primo arcano, secondo arcano, terzo e quarto arcano. Nella prima posizione abbiamo lui, quindi come l'uomo che voi appunto state frequentando in gran segreto vive il rapporto con la compagna. Seconda posizione lei, quindi come lei vive il rapporto con appunto quest'uomo, cosa prova, se prova ancora qualcosa per lui. In questo caso gli elementi nascosti della loro storia, quello che voi non sapete del loro rapporto, di cui lui magari non vi ha mai parlato, ed infine le dinamiche future del loro rapporto. Allora, partiamo dalla prima posizione, quindi lui nell'ambito del proprio rapporto ufficiale. E qui abbiamo il 6 di bastoni. Allora, quest'uomo si sente vincente nell'ambito del suo rapporto, nel senso che ovviamente è un uomo che ha potere decisionale, un po' il, diciamo, cappello da comandante nell'ambito della coppia. Sa dunque che qualsiasi strada, percorso vada comunque a prendere questo rapporto, il rapporto che ha con lei, dipenderà da lui. Quindi qualsiasi situazione avverrà in futuro sarà gestita e voluta da lui. È lui che in qualche modo, vedete, decide le sorti di quel rapporto. Se il rapporto ad oggi è rimasto ancora in piedi è perché lui lo ha voluto, altrimenti non ci sarebbe più. La carta del 6 di bastoni, vedete, è rappresentato appunto da un condottiero, in questo caso da una guerriera, che appunto ritorna vincitrice da una guerra, da una battaglia, e viene dunque portata in giubilo. Quindi in realtà quest'uomo e questa donna hanno attraversato tanti momenti appunto di battaglia, cioè momenti metaforicamente di allontanamento, di anche separazione, litigi e conflitti molto importanti, perché il 6 di bastoni arriva direttamente dal 5 di bastoni, che è la carta per eccellenza che rappresenta la rivalità, la gelosia, conflitti molto intensi, anche a parole, e che hanno portato molto spesso questa coppia ad essere sull'orlo di una vera e propria crisi. Ma se questa crisi è stata sino ad ora superata, è grazie alla volontà di quest'uomo. Cioè lui si è sempre molto impegnato per fare in modo che comunque questo rapporto in qualche modo andasse avanti. Quindi obiettivamente le sorti di questo rapporto sono nelle mani di lui, evidentemente perché chiaramente la posizione di lei, poi lo andremo comunque anche a valutare con questa seconda carta, la posizione di lei è evidentemente subordinata al volere di lui, che invece, vi ripeto, si sente comunque
come colui che decide. Vi ripeto, ha un forte potere decisionale nell'ambito della coppia e ovviamente lo utilizza a suo completo piacimento. Vi parlavo anche di gelosia, perché c'è molta gelosia da parte evidentemente di lei nei confronti di lui, perché evidentemente lui rispetto a lei probabilmente è esteticamente magari piacente, oppure comunque è l'elemento portante della storia del rapporto, probabilmente anche magari a livello economico è quello che ha più potenzialità. Quindi in qualche modo anche dalla comunità, dalle persone che circondano questa coppia, quindi per esempio amici, colleghi, famiglie di origine, quello che in realtà ricopre il peso maggiore all'interno della coppia è lui. Quindi lui ha sicuramente molte responsabilità, a cui lui però fino ad ora, quindi fino al momento presente, ha sempre voluto adempiere, soprattutto nel caso in cui abbiano dei figli. Quindi obiettivamente, sino ad ora, hanno attraversato dei grandi momenti, vi ripeto, di discussione, anche di litigi e di separazione molto importante, ma obiettivamente hanno sempre cercato, lui ha sempre cercato di in qualche modo riportare una situazione alla calma. Parliamo di bastoni, quindi non mi è venuto un asso di coppe, quest'uomo non è innamorato di questa donna, non è attratto da questa donna, vive dei momenti di serenità grazie al fatto che comunque lui ha la capacità e anche evidentemente la possibilità e il potere di tenere unita questa famiglia, questa coppia. Quindi vi ripeto, non è un asso di coppe, non è un re di coppe, non è un 10 di coppe. Quest'uomo non prova un sentimento per questa donna. È un uomo che comunque fino ad ora però non ha mai voluto in maniera concreta interrompere definitivamente questo rapporto, anche se, vi ripeto, è un rapporto che proviene da un 5 di bastoni, quindi comunque da dei momenti di grossissima crisi, dovuta molto probabilmente alla gelosia che lei prova nei confronti di lui e anche ovviamente di questo ruolo preponderante che lui ha all'interno della coppia. Perché vi ripeto, il ruolo di lui è riconosciuto non soltanto da lei e da lui, ma anche da tutte le persone che ruotano attorno a questa coppia. Quindi obiettivamente lei può vivere anche dei momenti di frustrazione, proprio perché si sente l'eterna seconda nel rapporto con quest'uomo. Non è mai stato un rapporto alla pari, è sempre stato un rapporto impari tra queste due persone, dove uno dei due aveva più peso e più riconoscimento rispetto all'altro. Quindi è stata sempre una coppia ben poco assortita. Non c'è collaborazione, non c'è sensualità, non c'è sessualità, qui non c'è un asso di bastoni, non c'è un re di bastoni, non c'è un uomo che desidera. Qui c'è un uomo che gestisce e comanda. Vediamo a questo punto la posizione invece di lei nell'ambito della coppia e qui abbiamo il 7 di coppe. Allora, evidentemente da parte di lei c'è stato sicuramente un momento di crisi, per cui obiettivamente questo atteggiamento preponderante di lui nell'ambito della coppia a lei è pesato, ma in qualche modo lei ha trovato un escamotage per poter, diciamo, gestire la cosa senza soffrirne. L'escamotage purtroppo non è particolarmente limpido e pulito, perché il 7 di coppe ci parla, pur essendo una carta di coppe, non di amore che lei prova per lui, ma della possibilità di scelta tra lui e un'altra persona. Quindi lei potrebbe avere un'altra frequentazione altrettanto nascosta come quella che lui ha con voi, fondamentalmente.
Perché vedete, il 7 di coppe ci parla di una persona che può scegliere tra più possibilità. Lei potrebbe anche aver avuto più flirt, più frequentazioni, quindi non necessariamente un'altra persona che ha affiancato a lui in una relazione parallela, ma potrebbe aver avuto più storie comunque che hanno permesso a questa coppia di andare avanti. Ragazzi, fino ad ora è una coppia pessima, perché ovviamente qui da parte di lui non c'è amore, non c'è sentimento, e da parte di lei ci sono comunque dei continui tentativi di prendere delle boccate d'aria, però presso altri lidi. Quindi in questo caso potrebbe lei aver mantenuto più e più volte il piede in due scarpe, o con una sola persona oppure anche con più persone. Obiettivamente a lei però non manca un'altra persona, quindi una persona che potrebbe disporre comunque di più corteggiatori o comunque di un altro corteggiatore. Quindi obiettivamente i sentimenti che lei pare appunto provare non sono tanto in riferimento appunto a lui, ma più che altro a se stessa. È una donna che ha imparato egoisticamente a prendersi dei propri spazi e dunque a dedicare a se stessa tutto l'amore, le attenzioni, la cura di cui, per carità, lei è meritevole, ma che però la portano comunque a desiderare di essere in qualche modo ammirata, di essere in qualche modo appunto desiderata da un'altra o da altre persone. Cioè è la classica moglie o compagna che in qualche modo si fa bella, gestisce il proprio look per essere sempre in qualche modo all'apice del proprio fascino, non per piacere al proprio compagno, ma per piacere ad altri uomini. Quindi è sempre stata una donna, obiettivamente, in cerca d'altro. Evidentemente perché in qualche modo nel rapporto con lui si sente perdente. Proprio perché paragonata a lui non si sente all'altezza. E quindi cerca di compensare questi vuoti nella propria autostima che gli causa stare con un uomo del genere, cercando le attenzioni di altri uomini. Quindi, dato che da lui non riceve amore, non riceve desiderio, non riceve attenzioni e sa che tutti reputano lui, in maniera direi piuttosto cruda, ad un livello magari maggiore rispetto a lei cerca compensazione rispetto a questa frustrazione e dolore cercando attenzioni da parte di altri uomini. È una coppia pessima. Di conseguenza, nel presente, qui abbiamo lui che cerca comunque, o ha cercato sino ad ora, di portare avanti questa storia, pur non amandola, pur avendo voi, e lei che comunque, pur non amandolo e ovviamente non portandogli più rispetto, cerca altro. È chiaro che però il 7 di coppe è una carta pericolosa, perché ci parla di scelta, cioè lei ad oggi, nel presente, potrebbe anche essere sul serio, sul punto di effettuare una scelta, quindi anche di voler lasciare lui addirittura, proprio per dedicarsi completamente a chi obiettivamente invece le dà di più e l'ha fatta sempre sentire alla pari. Ragionamento assolutamente comprensibile, però è chiaro che in questo caso anche lei, come lui, si sta divertendo, vi ripeto, presso altri lidi. Quindi non è solo lui che ha un'altra donna che siete voi, ma anche lei ha delle altre simpatie o delle altre frequentazioni. Quindi non è sicuramente una donna particolarmente fedele, non ha mai brillato di fedeltà. D'accordo? E tra i due, quella che è più addirittura sul punto di effettuare una scelta è lei. Ma perché lei è stanca. Lei è stanca di questa situazione. La carta successiva al 7 di coppe, l'8 di coppe, che rappresenta l'allontanamento, l'abbandono di una situazione del passato, quindi il rapporto che lei ha in essere con quest'uomo, che obiettivamente le fa più male che bene, le dà più insoddisfazioni che godimento.
Quindi è lei addirittura più sul punto di allontanarsi da lui, perché non ne può più. Vediamo in questa posizione gli elementi celati del loro rapporto, cioè che cosa voi non sapete del rapporto tra lui e questa donna, quali sono gli elementi che lui vi ha sempre tenuto nascosto a voi, ma magari anche appunto alle persone che in qualche modo li circondano. Voi, allora, la carta della papessa. Allora, voi sapete che in tarologia, sia tra gli arcani minori che ovviamente tra gli arcani maggiori, ogni arcano ha un proprio ruolo ben preciso, in particolar modo tra gli arcani minori le carte di corte, quindi cavaliere, fante, re, regina, e ovviamente anche tra gli arcani maggiori, gli arcani che rappresentano appunto delle figure umane vere e proprie, quindi in questo caso appunto la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa. Ovviamente la papessa rappresenta appunto la consultante e l'imperatrice rappresenta l'altra donna, esattamente come tra gli arcani minori la regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano la consultante, la regina di spade ovviamente e la regina di denari rappresentano generalmente l'altra donna. In questo caso abbiamo la papessa. Allora, lui ha sempre tenuto nascosto voi, però obiettivamente dal momento in cui la papessa mi compare come elemento che viene celato nell'ambito del loro rapporto agli altri, qui ci sono delle altissime probabilità che lei abbia sempre saputo della vostra presenza, in particolar modo se il vostro rapporto extra procede da tanto tempo. Quindi se per esempio questo è un rapporto che voi avete con quest'uomo da diversi mesi o addirittura anni, lei potrebbe sapere della vostra presenza o comunque anche avere intuito il fatto che lui abbia un'altra donna, che abbia sempre avuto una simpatia per un'altra donna o possa addirittura sapere di voi. Ecco che cosa loro come coppia celano agli altri e che cosa lui cela a voi del suo rapporto con lei. Quindi il fatto che lei, la compagna, potrebbe sapere di voi. Molto probabilmente lui non ve l'ha mai confessato, ma la vostra è una presenza che evidentemente aleggia sul loro rapporto da molto tempo. Ecco perché a questo punto questo 7 di coppe. Ora sta diventando tutto molto più comprensibile. Ecco perché molto probabilmente questo 6 di bastoni che arriva direttamente da un 5 di bastoni, la gelosia di lei. Guardate come tutto torna. Quindi molto probabilmente lei deve aver scoperto della vostra tresca, deve aver ovviamente avuto una reazione giustamente piuttosto importante, che possa averli portati sull'orlo di una crisi, che poi ovviamente si è risolta grazie all'intervento di lui, ma poi appunto obiettivamente lei ha deciso a questo punto mi faccio la mia vita proprio come tu te la sei fatta sino ad ora. Ecco perché lei è sul punto di scegliere molto più di lui, perché obiettivamente molto probabilmente lei ha sempre avuto, vi ripeto, anche se non la certezza, anche se non sa il vostro nome e cognome dove abitate, però comunque il sospetto che lui abbia un'altra donna, ragazzi, c'è, perché tra gli elementi celati agli altri e ciò che lui non dice a voi del suo rapporto con lei, se tenute voi, mi sembra tutto piuttosto logico e piuttosto chiaro, Quindi in questo caso, obiettivamente, la papessa ha avuto, quindi voi, un ruolo fondamentale sia nelle loro crisi che soprattutto anche nel comportamento di lei, comportamento che lei sta adottando in riferimento ad un'eventuale scelta e all'abbandono, come vi dicevo io prima, in riferimento appunto all'8 di coppe, del loro rapporto. Perché la figura della papessa, vi ripeto, rappresenta un elemento proprio di discrezione. La papessa rappresenta per definizione classica, tarologica e cartomantica il segreto. Segreti che comunque non vengono svelati o comunque che non vengono svelati a tutti,
Quindi molto probabilmente ci sono comunque anche degli elementi della loro famiglia, per esempio famiglia di origine, che sanno di voi. Cioè, per esempio, lui potrebbe essersi confidato con un genitore, una mamma, un papà, un fratello, una sorella. Quindi potrebbero sapere comunque di voi. Ragazze, una certezza in questa stesa c'è sino ad ora, che comunque qualcuno sa di voi, cioè sa della vostra esistenza, sa della vostra presenza a fianco di quest'uomo e sa che obiettivamente siete proprio quell'elemento che ha portato sino ad ora a quelle liti, a quegli allontanamenti e a quei momenti di forte rabbia e gelosia da parte di lei. Quindi qui qualcuno sa di voi. Vi ripeto, o lei direttamente, ma lei ne ha sicuramente il sospetto, oppure qualche parente, qualche amico fraterno, quindi quegli amici che appunto classicamente frequentano la casa, comunque qualcuno sa della vostra presenza. Lui non ve lo ha probabilmente mai detto, non ve ne ha mai parlato. Nel caso in cui lo ha fatto, probabilmente deve aver alleggerito molto i termini, perché obiettivamente il rapporto tra lui e lei si è incrinato proprio a partire dal momento in cui lei ha scoperto di voi o ha avuto delle certezze in riferimento a voi. Quindi questo è un rapporto che obiettivamente ha come segreto la vostra presenza nella vita di lui, presenza di cui qualcuno è a conoscenza. Quindi è chiaro che il rapporto che lui ha con voi ha un peso importante rispetto alle frequentazioni che lei ha con un'altra persona o con altre persone. Evidentemente perché o lei è semplicemente molto più abile nel tenere nascoste comunque queste sue frequentazioni, o perché evidentemente a lui interessa ben poco in qualche modo andare a scoprire, a cercare di indagare su quello che lei faccia della propria vita personale e privata e della propria intimità. Quindi voi siete un elemento presente che, vi ripeto, aleggia su questa coppia in maniera non indifferente. D'accordo? Quindi nel caso in cui lui non ve l'abbia detto, lo faccio io adesso, lo fanno gli antenati di spiriti guida, questa donna ha il sospetto di voi o comunque qualcuno sa di voi, qualcuno che potrebbe in qualche modo rischiare a volte di parlare troppo e mettere dunque a rischio questo segreto, perché la papessa, vi ripeto, rappresenta un segreto per pochi. Quindi o non rivelato proprio a nessuno o comunque rivelato a poche persone. Qual è il problema però della papessa? È che la papessa rappresenta comunque un segreto che, se anche nel presente in qualche modo non è stato divulgato apertamente, però lo sarà. Perché la papessa rappresenta tempi lunghi, ma comunque rivelazioni che nel tempo vengono fatte. Quindi attenzione, perché la vostra presenza sarà sicuramente scoperta. Vi ripeto, o direttamente da lei o da altre persone che fanno parte del nucleo familiare e che comunque verranno a conoscenza appunto della vostra presenza. Perché la papessa, esattamente come l'eremita, come il papa, rappresenta delle verità che comunque possono essere paragonate a un piccolo seme che viene piantato nella terra, ma che comunque c'è, perché quel seme c'è, voi ci siete. E ovviamente pian piano, col passare del tempo, questa verità germoglia e quindi verrà alla luce, d'accordo? Quindi se non è già avvenuto, qui sicuramente ci sarà un'importante scoperta di quello che è il vostro rapporto e dell'importanza del vostro rapporto. Vi ripeto, sempre se lei già non sa tutto di voi, perché a mio avviso assolutamente sì. Ovviamente se a voi non va bene che lei in qualche modo venga a scoprire, vi ripeto, della presenza della vostra persona nella vita di lui, cercate ovviamente di in qualche modo essere il più discrete possibile, di chiedere a lui più ovviamente discrezione e attenzione possibile, anche se però vi ripeto, qui qualcuno sa.
Vediamo a questo punto, in questa posizione, le dinamiche future. Quindi come procederà appunto in futuro il loro rapporto, con determinate tempistiche, ovviamente le tempistiche che sono identificate dall'arcano. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10 di denari. Sicuramente, nonostante lei sappia della vostra presenza nella vita di lui e nonostante potrebbe anche già saperlo, il 10 di denari ci parla comunque di un rapporto che almeno per le prossime settimane e per i prossimi mesi andrà comunque avanti per delle questioni denari legate all'economia familiare. Non è un 10 di coppe, quindi queste due persone non si scopriranno innamorate, non è la carta del diavolo, quindi queste due persone non avranno rapporti fisici, non si scopriranno, vi ripeto, follemente attratte l'una dall'altra. Lui proseguirà la sua storia con voi e lei le sue varie conoscenze e scelte varie, che però rimangono per ora solo delle scelte, in una sorta di limbo, perché vi ripeto, il 10 di denari ci parla comunque di una situazione ufficiale che per le prossime settimane, per i prossimi giorni, per i prossimi mesi potrebbe appunto proseguire in questo modo. Ovviamente però solo ed esclusivamente per una facciata e per questioni economiche da sbrigare. Questioni economiche che potrebbero prevedere appunto l'entrata di denaro, ad esempio a seguito di una eredità, o la compravendita di un immobile, che quindi potrebbe portare appunto questa coppia a decidere momentaneamente di procedere per, diciamo, gradi e comunque permanere a livello ufficiale assieme, proprio perché obiettivamente ci sono delle questioni economiche che dovranno in qualche modo ancora sbrigare. Nel momento in cui le condizioni economiche potranno permettere a queste persone di in qualche modo procedere ciascuno per la propria vita, perché è una carta di grado 10 che rappresenta la chiusura di un ciclo per iniziare qualcosa di nuovo, questa coppia si separerà. Quindi ci sarà la chiusura del loro rapporto, che rappresenta il ciclo appunto del passato, per aprire ciascuno ad un nuovo ciclo. Ma ragazze, non vi aspettate assolutamente che questa presa di posizione possa in qualche modo avvenire a breve, perché vi ripeto, non stiamo parlando di giorni, non stiamo parlando neanche di un paio di settimane, stiamo parlando di un rapporto ufficiale che procederà ancora per qualche mesetto, proprio perché queste due persone, vi ripeto, hanno degli affari, parliamo di denari, in comune, che in qualche modo sono una sorta di collante che tengono appunto unita questa fantomatica famiglia, quindi il rapporto tra lui e lei, ma anche il rapporto tra le due famiglie di origine, perché il 10 di denari ci parla proprio non solo del rapporto di coppia, vedete, ma anche di tutto il resto della famiglia. Quindi, nonostante, come vi ho appunto da poco detto, qualcuno della sua famiglia, della famiglia di lui in particolare, possa sapere di voi, questa famiglia consiglia evidentemente a lui, per il momento, di mantenere comunque la situazione in una sorta di finzione di serenità, di tranquillità, proprio per evitare degli scossoni economici che in questo momento causerebbero dei grossi problemi. Quindi fino a che questa coppia non ha risolto le problematiche economiche che hanno in essere, identificate dal 10 di denari, questa coppia non si scioglie. Fino a che
non hanno ricevuto, perché vi ripeto, il 10 di denari parla proprio di denaro che deve entrare, fino a che non avranno ricevuto la somma, un prestito, una donazione, vi ripeto, un'eredità, denaro che entra dalla vendita, per esempio, di un terreno, di un immobile o di un'attività, questa coppia non si scioglie. Quindi è una coppia che andrà avanti finché non hanno risolto tutte le problematiche economiche che hanno alle spalle. Essendo una carta di grado 10, rappresenta la chiusura di un ciclo per aprire ad un ciclo nuovo, ma questa apertura di un ciclo nuovo, vi ripeto, necessita ancora di qualche mesetto. Quindi per ora, nei prossimi giorni, ovviamente nelle prossime settimane, non vi aspettate che questa coppia si sciolga. Nonostante sia una coppia pessima, nonostante lui prosegua la sua storia con voi, nonostante lei abbia comunque un'altra o addirittura altre persone, e nonostante qui qualcuno sappia palesemente di voi, ma questa è una coppia che ha delle problematiche economiche o comunque, vi ripeto, delle entrate che devono arrivare in maniera copiosa, perché il 10 di denari ci parla proprio di tanto denaro, che in qualche modo tiene ancora come collante unita questa coppia. A livello però ufficiale, non è un asso di coppe, non è un 2 di coppe, non è la carta del giudizio, non è la carta degli amanti, quindi in questo caso c'è una chiusura, ma avverrà tra diverso tempo. Solo nel momento in cui entrambi avranno le spalle economicamente coperte. Fino ad allora continueranno a fingere, perché vi ripeto, è un 10 di denari, non è un 10 di coppe. Quindi non ci sono rapporti d'amore in essere tra queste persone, ci sono rapporti di pura convenienza nell'ambito di questo rapporto. Ovviamente voi sapete, ragazzi, che io rifaccio dopo un certo lasso di tempo le stese. Di conseguenza io rifarò comunque la stesa facendo passare, vi ripeto, il tempo utile affinché comunque gli eventi possano prendere corpo, e comunque continueremo a tener d'occhio ovviamente la situazione. D'accordo? Proprio per vedere a che punto siamo di questo famoso 10 di denari. Di conseguenza questa stesa termina qui, vi ripeto, entro i prossimi giorni, le prossime settimane, non vi aspettate una presa di posizione da parte di entrambi, quindi qui non c'è separazione, non c'è allontanamento, c'è un continuare a mantenere intatta una facciata per questioni economiche che nel momento in cui verranno risolte porteranno allo scioglimento di questo rapporto, ma ovviamente tra diverso tempo, quindi stiamo parlando sicuramente di qualche mese. Di conseguenza aspettatevi comunque che la vostra presenza possa essere scoperta, ma la cosa non provocherà straordinariamente alcuna rottura, proprio perché comunque lei ha ovviamente, mi ripeto, altre persone, un'altra persona che in qualche modo sa farla star bene, perché è una coppia che per facciata e per questioni economiche deve andare avanti. Arriverà ad una rottura? Sì, ovviamente, però qui le tempistiche sono piuttosto lunghe. Quindi vi ripeto, comunque io rifarò dopo un certo lasso di tempo questa stesa e appunto cercheremo di capire a che punto sono di questa appunto presa di reale posizione e se finalmente queste problematiche verranno ovviamente risolte. D'accordo? Dunque questa stesa termina qui, come sempre appunto vi invito a tener duro e chiaramente buona fortuna. Allora io appunto rimescolo il mazzo, ecco qua, e possiamo dunque passare alla seconda variante, quindi alla seconda stesa. Quindi per chiunque, per il principio di sincronicità si ritrovi in questo video e abbia scelto appunto la seconda variante e abbia una storia clandestina nascosta
con un uomo impegnato, che quindi ha una compagna ufficiale. Cerchiamo dunque di capire come procederà il rapporto con quest'altra donna. Cerchiamo di capire lui come vive il rapporto con questa donna, cerchiamo di capire lei come vive appunto il rapporto con appunto il vostro uomo, cerchiamo di capire quali sono gli elementi nascosti della loro relazione, ciò che lui non vi dice del suo rapporto con lei, con l'altra, e cerchiamo di capire appunto le dinamiche future del loro rapporto. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto, allora mettiamo qui appunto il mazzo. Allora vediamo un po'. Come appunto potete vedere, questa appunto stesa può in qualche modo ricordare la croce semplice, anche se appunto la croce semplice ha 5 carte, ma in realtà appunto è una metodologia nuova, utilizzata appunto come nuova sul canale, ma ovviamente sperimentata già molte volte grazie appunto al mio utilizzo nella mia professione appunto dei Black Tarot. Come potete vedere è appunto una stesa a 4 carte che appunto prevede una prima posizione, una seconda, una terza e infine una quarta posizione. Nella prima posizione appunto abbiamo lui, cioè come lui vive il rapporto con la compagna. In seconda posizione lei, come lei vive il rapporto con lui. In terza posizione gli elementi che lui appunto vi tiene nascosti del suo rapporto in essere con quest'altra donna, ed infine le dinamiche future, quindi che cosa accadrà appunto tra lui e quest'altra donna in futuro. Iniziamo appunto con la prima posizione e in questo caso abbiamo il 7 di coppe. Allora, in questo caso lui, quindi il vostro uomo, l'uomo che state in qualche modo appunto frequentando in maniera nascosta, ha già in mente una scelta, quindi questa è ovviamente una variante che parte in maniera completamente differente appunto rispetto alla stesa e alla variante precedente, poiché appunto in questo caso abbiamo appunto un uomo che è già pronto addirittura ad una scelta che viene fatta ovviamente con il cuore, perché appunto parliamo di coppe. Quindi obiettivamente in questo caso abbiamo proprio un lui che è intenzionato a chiudere il rapporto che lui ha in essere per poter iniziare qualcosa di completamente nuovo. Vi dirò però che, essendomi venuta la carta del 7 di coppe, quest'uomo potrebbe già in passato, al di là della vostra presenza, aver comunque avuto altre frequentazioni o, vi ripeto, comunque altre simpatie oltre voi, perché il 7 di coppe ci parla di abbondanza, quindi della disponibilità comunque di più ipotetici partner. Quindi obiettivamente in questo caso lui potrebbe evidentemente aver avuto già altre frequentazioni, diciamo extraconiugali o comunque extra rapporto ufficiale oltre voi,
e in qualche modo potrebbe già essersi trovato sul punto di effettuare appunto una scelta. Proprio perché, vedete, quest'uomo non è più soddisfatto ovviamente del rapporto che ha con l'altra compagna, ma si sente emotivamente, perché appunto parliamo di coppe, pronto ad una nuova relazione, quindi ad un nuovo percorso. Quindi questa è una persona che effettivamente ha tutta l'intenzionalità di iniziare appunto una nuova storia. Ma perché quest'uomo lo era già in passato? Quindi vi ripeto, molto probabilmente è già stato in procinto di lasciare questa donna, ma evidentemente, come tipico del 7 di coppe, è una persona che per lasciare da una parte deve però sentirsi emotivamente con le spalle coperte dall'altra parte. Quindi non è una persona che lascia per rimanere da sola, ma è una persona che lascia nel momento in cui ha dall'altra parte un'altra persona che stimoli il proprio cuore. Quindi non è una persona che ragiona tanto in termini economici, ma è una persona che ragiona pensando che chiaramente la vita sia fatta per essere vissuta in coppia e quindi non vuole trascorrere troppo tempo da sola questa persona, ma preferisce avere sempre una sorta di ricambio, ok? Quindi questo denota sicuramente una personalità non particolarmente matura, perché non è, vi ripeto, una persona che è in grado di gestire in maniera autonoma la propria interiorità e la propria emotività. Non è un 9 di coppe, quindi non è una persona che sa stare da sola, ma è una persona che sceglie nel momento in cui sente che dall'altra parte comunque ha le spalle sufficientemente coperte. In questo momento, perché questa chiaramente è la posizione del presente, si sente assolutamente tranquillo e sereno proprio perché si sente ricambiato nelle emozioni, nei sentimenti, nei desideri da voi. E quindi è una persona che a livello progettuale sarebbe già pronta addirittura ad effettuare una scelta, perché vi ripeto, il 7 di coppe può rappresentare qualche somiglianza importante con la carta degli amanti o addirittura la carta del giudizio, quindi rappresenta proprio un individuo che è in procinto di effettuare una scelta, d'accordo? Quindi ha due strade di fronte a sé. Ma perché vi ripeto, questa è una persona stanca già da tempo, perché il 7 di coppe ci proviene da un 6 di coppe e a sua volta da un 5 di coppe, quindi da tradimenti passati che possono essere stati perpetrati o con voi oppure anche con altre persone. D'accordo? Quindi evidentemente quest'uomo non ha mai brillato di fedeltà nel rapporto con la compagna, a prescindere poi dal rapporto che lui ha ad oggi con voi. Però chiaramente è un uomo che non è mai stato felice e non si è mai sentito soddisfatto nel rapporto con la sua compagna ufficiale. Quindi è una persona assolutamente già pronta alla scelta. Vediamo in questo caso invece la posizione di lei nei confronti di lui e del loro rapporto. E qui abbiamo il fante di denari che appunto nel mazzo dei Black Tarot è identificato come Son, mentre appunto il cavaliere è identificato come Daughter, quindi la figlia maggiore, ovviamente la regina come Mother e il re come Father, proprio perché i Black Tarot ovviamente prevedono come elemento essenziale e come nucleo centrale della società proprio il nucleo familiare. Di conseguenza le carte di corte identificate dalla nostra tradizione occidentale come appunto fante, cavaliere, re e regina vengono indicate come appunto son, daughter, mother and father. D'accordo? Quindi come figlio minore, figlia maggiore, madre e padre. Dunque in questo caso abbiamo appunto il fante di denari. Anche lei è sul punto di effettuare una scelta, ma
rispetto a lui è molto più furba, perché qui abbiamo denari. Quindi lui agisce sulla scorta di un sentimento, parliamo di coppe, sulla scorta di un desiderio, sulla scorta di un cuore che batte. In questo caso invece abbiamo il fante di denari, quindi l'organizzazione attenta e programmata delle proprie mosse per non, vedete, cadere in fallo. Quindi anche lei potrebbe già avere qualcun altro, perché la carta del fante può rappresentare dei messaggi, delle conoscenze, anche semplicemente delle chat social che questa persona potrebbe avere con altre persone. Quindi altre conoscenze, che però richiedono attenzione da parte di lei. Cioè, in qualche modo, prima di muoversi ed effettuare una scelta, questa persona ci deve riflettere su bene e ovviamente deve cercare di prendere la decisione giusta al momento giusto, vedete, per rischiare di non sbagliare. È, vi ripeto, una donna molto furba, ma è anche una donna molto attenta al denaro, perché qui parliamo di denari. Quindi è una donna che, nel caso in cui vada a scegliere, lo farebbe e lo farà perché ha tutte le intenzioni di farlo, però prestando la debita attenzione, vi ripeto, all'aspetto materiale del vivere. Quindi, a differenza di lui, deve sentire le spalle coperte da un punto di vista strettamente economico. Un'altra differenza tra lui e lei, direi piuttosto evidente, è che parlando di lui abbiamo appunto le coppe, mentre parlando di lei abbiamo i denari. Quindi, mentre nel caso di lei abbiamo appunto una scelta molto più concreta e quasi già pensata, organizzata e programmata, in lui abbiamo invece coppe che ci parlano di sentimenti, di emozioni, di immaginazione, di fantasia. Quindi è vero che lui è pronto a scegliere, ma è anche vero che a livello pratico e programmatico quest'uomo non ha ancora imbastito nulla. Lei sì. Quindi in questo caso abbiamo una donna molto furba, che vi ripeto potrebbe già avere qualcun altro, potrebbe già sentire, conoscere, frequentare qualcun altro. Qualcuno di molto giovane, perché di solito i fanti rappresentano personaggi che non superano mai la trentina. Quindi potrebbe avere un altro spasimante, oltre questo rapporto ufficiale, che è molto giovane. Quindi o è più giovane di lei o è più giovane addirittura di lui, quindi del vostro uomo. Ma vi ripeto, lei in maniera molto furba e attenta cerca di non sbagliare le proprie mosse, proprio per non cadere in fallo, per non vivere una situazione di disequilibrio. Quindi, vi ripeto, calcola come, dove e quando. È una donna che sicuramente a piccoli passi ha intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione nella propria vita, ma lo farà, vi ripeto, a piccoli passi, tenendo comunque conto di esigenze di tipo economico e materiale. Quindi non andrà ovviamente a toccare la sfera sentimentale. È una donna molto fredda rispetto a lui. È una donna molto fredda, una donna molto furba. Vediamo a questo punto, in questa posizione, gli elementi nascosti, cioè ciò che lui non dice a voi del suo rapporto con questa donna, o ciò che lui e lei non mostrano agli altri del loro rapporto. Vediamo un po'. E qui abbiamo Daughter of Knives. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Guardate come obiettivamente questa stesa è obiettivamente opposta rispetto alla variante precedente, perché mentre nella variante precedente quello che veniva celato è appunto il ruolo e la presenza chiaramente della consultante, in questo caso
ciò che viene nascosto è la presenza di un altro uomo, un rivale, cavaliere di spade. Io, ragazzi, ve l'avevo appunto già accennato con questo fante di denari, che molto probabilmente lei ha già un altro uomo, quindi ha già un'altra persona. Una persona giovane, l'età viene grossomodo appunto confermata dal cavaliere, anche se appunto i cavalieri hanno grossomodo dai 30 al massimo ai 40 anni, quindi grossomodo è una persona comunque giovane, che obiettivamente è un rivale di lui particolarmente agguerrito, quindi sicuramente è un individuo che non ha intenzione di in qualche modo mollare la presa in riferimento al rapporto con questa donna. Ecco perché obiettivamente lei è molto attenta nel muoversi. Ora si capisce perché lei tende a ponderare, a prestare molta più attenzione, perché agisce in maniera così furba e programmata, proprio perché obiettivamente l'altro uomo, che qui è venuto in posizione obiettivamente molto importante nella loro storia, è obiettivamente appunto un uomo particolarmente litigioso e geloso. Quindi non vede di buon occhio il fatto che lei possa continuare ad avere ufficialmente un rapporto con appunto il vostro uomo, perché è un uomo molto possessivo, è un uomo molto geloso ed è un uomo che obiettivamente perde in fretta la pazienza, perché il cavaliere di spade molto spesso è una persona non solo verbalmente ma anche fattualmente aggressiva. Quindi è un personaggio che obiettivamente mi piace molto poco. È chiaro che obiettivamente lei, ecco perché è più sul punto di scegliere rispetto a lui, o comunque anche lui lo è, ma obiettivamente è molto più concreta la scelta di lei e sembra molto più imminente, proprio perché qui c'è un cavaliere che sta spingendo affinché questo rapporto venga sciolto definitivamente. Quindi vi ripeto, molto probabilmente lui, il vostro uomo, sa della presenza di questo cavaliere o anche semplicemente ne ha il sospetto e ovviamente molto probabilmente non lo dice a voi, o comunque anche nel caso in cui ve ne abbia parlato ha sicuramente abbassato molto i toni, però chiaramente lui sa che qui c'è una presenza maschile che comunque in qualche modo sta insidiando, diciamo, la sua compagna ufficiale, che si sta lasciando volentieri insidiare proprio perché lei contraccambia assolutamente, d'accordo? Quindi quello che loro non fanno vedere agli altri del loro rapporto è la presenza di un rivale, il rivale di lui in questo caso. Quindi obiettivamente in questo caso molto probabilmente lui non ne ha parlato nemmeno a voi, ma qui c'è un'altra presenza maschile, tra l'altro anche non da poco tempo, quindi evidentemente è una persona che lei conosce già da diverso tempo e con il quale potrebbe aver iniziato una frequentazione appunto di nascosto, che però lui potrebbe aver scoperto e obiettivamente lui potrebbe in qualche modo aver appunto deciso, sai che c'è, anche mi faccio la mia vita a questo punto. Ecco perché potrebbe appunto aver iniziato liberamente la frequentazione con voi o comunque con altre donne precedenti a voi, proprio perché comunque lui ha capito che il loro rapporto era finito. Comunque questa è ovviamente, come invece appunto nella variante precedente, appunto hanno questo elemento di somiglianza, un rapporto assolutamente pessimo tra queste due persone, ma non soltanto perché obiettivamente lui ha una storia nascosta con voi e lei con questo cavaliere, ma anche semplicemente perché obiettivamente ciascuno dei due evidentemente sa che l'altro non ha proprio una condotta pulita, in particolar modo lui, ciò nonostante sono rimasti comunque insieme
ancora tutt'oggi nel presente. Quindi questo è assolutamente straordinario, ovviamente in negativo. Lei sa di voi? A mio avviso, rispetto invece appunto alla variante precedente, dove c'è una presa di posizione, una conoscenza molto più netta, in questo caso molto probabilmente no, ma perché lei è talmente concentrata a vivere la sua storia con questo cavaliere che obiettivamente poco a lei importa di che cosa faccia lui, anche perché, vi ripeto, lei ha un atteggiamento molto furbo, è molto attenta affinché il loro rapporto non precipiti in acque pericolose da un punto di vista economico e finanziario. Di conseguenza, ecco perché sino ad ora lei ha mantenuto il piede in due scarpe, ma obiettivamente è una gran bella furbetta questa donna. Vediamo a questo punto in quarta posizione le dinamiche, quindi il futuro nell'ambito di questa coppia, quindi come procederà tra ovviamente queste due persone, se ci sarà una rottura, un allontanamento o una scelta, e obiettivamente anche le tempistiche. Qui abbiamo il 5 di coppe. Qui ci sarà assolutamente un allontanamento tra queste due persone, un allontanamento che obiettivamente peserà sicuramente molto su entrambi, proprio perché parliamo di coppe, ma è un allontanamento che obiettivamente è inevitabile. Quindi in realtà queste due persone si troveranno, vedete, a piangere un po' sul latte versato, perché è chiaro che in questo caso entrambi hanno portato alla rottura, entrambi porteranno in qualche modo questo rapporto alla chiusura, proprio perché il 5 di coppe ci parla proprio di continui tradimenti che portano a sensi di colpa, che portano a rimorsi, che portano a paure, che portano a momenti di delusione, di frustrazione, proprio perché comunque lei in particolar modo non si sente libera di poter vivere questo rapporto con questo cavaliere appunto di spade. Quindi ci sono comportamenti ambigui, parliamo di una carta di grado 5, quindi lotte, dispute, conflitti, strade dolorose che comunque vengono percorse, situazioni stagnanti che procedono in maniera stagnante per troppo tempo, e quindi chiaramente in questo caso è ovvio che si arriverà ad una vera e propria presa di posizione, perché le carte di grado 5 ci parlano proprio di cambiamenti. Cambiamenti che però avverranno in maniera, vi ripeto, dolorosa e assolutamente negativa. Tra l'altro cambiamenti che avverranno comunque anche entro breve tempo, perché parliamo di una carta di coppe che rappresentano le tempistiche più veloci, ovviamente assieme ai bastoni. Quindi sicuramente tra queste due persone a breve, quindi addirittura tra pochi giorni, poche settimane, ci sarà una svolta molto negativa del loro rapporto. Ci sarà innanzitutto una lunga riflessione da parte sia di lui che di lei. Si renderanno conto obiettivamente che da un punto di vista sentimentale il loro rapporto è finito, che ciascuno ha ormai la testa completamente, il cuore completamente da un'altra parte, lei presso questo cavaliere di spade e lui ovviamente presso di voi. E quindi ci sarà un momento di ripensamento e di solitudine, per cui queste due persone potrebbero proprio allontanarsi fisicamente. Quindi nel caso in cui convivano potrebbero decidere di vivere un momento di separazione, per esempio vivendo lontani, ok? Quindi il 5 di coppe, ragazzi, ci parla di perdite, ci parla di difficoltà affettive non superabili, dovute ormai a delle contrarietà che, vi ripeto, non si possono sanare. Cioè tra queste due persone ci sono delle differenze anche caratteriali che ormai sono abissali, quindi tensioni, vi ripeto, conflitti, litigi, ma non per gelosia, in questo caso proprio perché queste due persone non si amano più.
Quindi vi ripeto, frustrazioni, insoddisfazioni, ostacoli sentimentali, perché qui parliamo di coppe non più ormai superabili. Quindi ci sarà un momento, vi ripeto, di ansia, di indecisione, di rimpianti, di tensioni, di incomprensioni, di litigi che porteranno ad un vero e proprio allontanamento. È chiaro che in questo caso il 5 di coppe parla però anche di scelte, cioè ci sono delle scelte affettive che devono essere per forza fatte. La carta successiva al 5 di coppe è il 6 di coppe, che ha il suo corrispettivo nella carta degli amanti, quindi arriveranno assolutamente ad una scelta e ad una decisione. Perché obiettivamente in questo caso queste due persone non hanno più nulla da darsi. Potrebbero anche chiedere aiuto alle rispettive famiglie, perché il 5 di coppe ci parla anche dei parenti, delle famiglie allargate o comunque delle famiglie di origine. Quindi potrebbero appunto chiedere aiuto ai propri parenti, nel caso appunto in cui decidano di vivere separatamente, nel caso in cui appunto convivano o siano sposati, quindi potrebbero ciascuno tornare a vivere per esempio dai propri genitori. Quindi sicuramente avranno l'aiuto delle proprie famiglie che faranno sicuramente da supporto e permetteranno a questa coppia di in qualche modo affrontare al meglio questo cambiamento negativo che ci sarà nell'ambito proprio del loro rapporto. Quindi sicuramente qui c'è una grossa crisi, c'è un allontanamento anche proprio pratico, proprio dovuto, vi ripeto, alla presenza di elementi in più che ormai hanno però preso molto piede nell'ambito del loro rapporto. Il 5 di coppe parla appunto sempre della presenza di una terza persona nell'ambito di una coppia, perché proviene da una carta di grado 4 che rappresenta appunto la stabilità della coppia. In cui si inserisce appunto un elemento in più, 5 di coppe, che rappresenta appunto un disequilibrio. In questo caso ovviamente la vostra presenza e la presenza di questo cavaliere di spade rappresentano un vero e proprio disequilibrio. Ovviamente un disequilibrio però ormai cristallizzato nella vita di entrambi, quindi sia appunto come presenza fissa nella vita di lui che anche come presenza fissa nella vita di lei. Quindi aspettatevi assolutamente, vi ripeto, anche tra breve tempo, un allontanamento, quindi qualche settimana al massimo, un momento di crisi, di riflessione importante tra queste due persone che porterà ad un allontanamento e quindi ad una scelta e ad una decisiva decisione appunto e ad una rottura, ad un allontanamento. Saranno, vi ripeto, aiutati e supportati ovviamente dalle famiglie d'origine, che appunto in questo caso daranno una mano notevole proprio per cercare appunto di risolvere le situazioni più spinose. Quindi questa è una stesa che ha ovviamente un finale per voi consultanti decisamente molto positivo. Voi sapete che comunque io dopo un certo lasso di tempo ripropongo le stese, di conseguenza tra un po' di tempo andremo a tenere d'occhio questa situazione per cercare di capire appunto successivamente a questa scelta, a questa decisione, come appunto procederà il rapporto con voi. D'accordo? Quindi di conseguenza noi andremo a tenere d'occhio la situazione. Io ovviamente vi ripeto, ripropongo le stese dopo un certo lasso di tempo in modo da permettere agli eventi previsti di prendere ovviamente corpo. D'accordo? Quindi sicuramente andremo a tenere d'occhio la situazione, vedremo appunto come evolverà, in particolar modo a questo punto il rapporto con voi, dato che abbiamo visto che comunque il rapporto con questa donna ovviamente avrà una fine, o comunque arriveranno ad un allontanamento, ad una presa di posizione e di conseguenza ad un vero e proprio momento di scelta, ad una vera e propria svolta che porterà ovviamente ciascuno dei due a vivere finalmente la propria relazione con i rispettivi partner più o meno nascosti in maniera ovviamente più chiara, più limpida e alla luce del sole. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando,
tenete duro e soprattutto buona fortuna!